il temporal fuoco e l'eterno veduto hai, figlio, e sei venuto in parte dov'io per me più oltre non discerno. Non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno, perch'io te sovra te corono e mitrio. Dante si inoltra nella foresta rigogliosa dell'Eden. La vegetazione è così fitta da filtrare appena la luce del sole nascente. Un vento lieve e costante muove le fronde verso occidente, mentre il canto degli uccelli si fonde al fruscio delle foglie, creando un'armonia perfetta. Addentratosi nella selva, Dante giunge sulle rive di un fiume dalle acque purissime. È il Lete. Guardando oltre il fiume, scorge una giovane donna, sola, bella e luminosa, che canta dolcemente mentre raccoglie fiori. È Matelda. De, bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, vegnati in voglia di trarreti avanti, verso questa rivera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Voi siete nuovi, e forse perch'io rido, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliandoti envi alcun sospetto. Ma luce rende il salmo delectasti, che puote disnebbiar vostro intelletto. L'acqua e il suon della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa ch'io udii contraria a questa. Matelda chiarisce che l'Eden fu creato da Dio come dimora perfetta per l'uomo innocente e collocato in alto per sottrarlo a ogni alterazione. Il vento nasce dal movimento delle sfere celesti e le piante, mosse da esso, diffondono nell'aria la loro virtù generativa, che poi feconda la terra. Anche i fiumi dell'Eden hanno origine divina. Il Lete cancella la memoria del peccato, mentre l'Eunoè rafforza il ricordo del bene compiuto, ma solo dopo aver bevuto le acque del primo. Infine, Matelda aggiunge che i poeti antichi, parlando dell'età dell'oro, forse sognarono proprio questo luogo, l'Eden, dove regnarono felicità, eterna primavera e abbondanza. Beati quorum recta sunt peccata. Matelda incomincia a risalire lentamente il corso dell'Ete e invita Dante a seguirla. Frate mio, guarda e ascolta. Un improvviso fulgore attraversa la foresta, una luce persistente, accompagnata da una melodia soavissima. Dante comprende allora che quella luce rossastra filtra tra i rami come un segno divino, mentre il canto risveglia in lui il rimpianto per la colpa di Eva, che privò l'umanità delle gioie del paradiso terrestre. Dinanzi a lui appaiono 7 candelabri splendenti, che avanzano lentamente come in una sacra processione. Seguono 24 vegliardi incoronati di gigli, che cantano tutti le lodi della bellezza della Vergine. Benedicta tue nelle figlie d'Adamo e benedette in noi l'Eterno le bellezze tue.
Poi 4 animali misteriosi, con 6 ali ricoperte di occhi. Essi rappresentano la pienezza della rivelazione divina e i 4 evangelisti. L'uomo rappresenta l'intelletto, la ragione illuminata, l'evangelista Matteo. Il leone è simbolo della forza spirituale, del coraggio, l'evangelista Marco. Il bue incarna il sacrificio, la pazienza, l'evangelista Luca. L'aquila rappresenta la contemplazione, la visione divina, l'evangelista Giovanni. Al centro avanza un carro trionfale a 2 ruote, trainato da un grifone. Accanto alla ruota destra del carro avanzano danzando 3 donne. Esse rappresentano le 3 virtù teologali: fede, speranza e carità. Accanto alla ruota sinistra ci sono 4 donne che simboleggiano le 4 virtù cardinali: prudenza, con 3 occhi, giustizia, fortezza e temperanza. Dietro il carro avanzano 2 vecchi. Uno di essi sembra un seguace di Ippocrate, l'altro impugna una spada. Poi 4 personaggi dall'aspetto umile. A chiudere il corteo, un vecchio solitario, assorto in un sonno carico di visioni. Quando il carro giunge di fronte a Dante, un tuono scuote l'aria. L'intera processione si arresta, come obbedendo a una legge divina. I 24 vecchi volgono lo sguardo al carro sacro e uno di loro invoca 3 volte: Veni sponsa di Libano, veni sponsa di Libano, veni sponsa di Libano. Alla chiamata, 100 angeli si levano in volo sopra il carro, cantando Benedictus qui venis e spargendo fiori tutti intorno. Tra quella pioggia luminosa appare una donna velata. Indossa un velo bianco, una corona d'ulivo, un mantello verde e una veste rosso vivo. Senza ancora vederne il volto, Dante ne riconosce l'amore. È Beatrice. Turbato dall'emozione, Dante si volta per confidarsi con Virgilio, ma scopre che la sua guida è scomparsa. Il dolore è immenso. Virgilio, padre e maestro, lo ha lasciato e Dante piange senza freno. Beatrice allora gli parla, chiamandolo per nome. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Severa e ferma, lo accusa di aver tradito il cammino della virtù dopo la sua morte, inseguendo illusioni terrene. Guardaci ben son Beatrice. Come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Dante, vinto dalla vergogna, abbassa lo sguardo. Beatrice tace e gli angeli intonano il salmo In te, Domine, speravi. Protectorem et in domum refugi, ut salvum me facias.
gelo che stringe il cuore di Dante si scioglie. La compassione celeste lo conduce a un pianto profondo e purificatore. Beatrice spiega che Dante, dotato di grandi potenzialità e favorito dalla grazia divina, si è smarrito dopo la sua scomparsa. Per salvarlo fu necessario mostrargli l'inferno e affidarlo a Virgilio. Ora però non potrà bere l'acqua dell'Ete se prima non si sarà sinceramente pentito. Beatrice lo interroga sulle ragioni che lo hanno allontanato dal bene dopo la sua morte, sui desideri terreni che lo hanno sedotto. Quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessiti così spogliar la spene, e quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro, perché dovessi lor passeggiare anzi. Le presenti cose col falso lor piacer volsermi ai passi, tosto che il vostro viso si nascose. Beatrice lo invita ad alzare lo sguardo e a sostenerne il peso. Quando lo fa, la vede più bella che mai. Il pentimento è così profondo che Dante perde i sensi. Al risveglio si trova immerso nel fiume Lete. Matilda lo sostiene e lo guida attraverso l'acqua, mentre gli angeli cantano dolcemente Asperges me. Asperges me, Domine, sopore fundabo, lavamis me et super nivem divamabo. Dante viene immerso e costretto a bere affinché il ricordo del peccato sia cancellato. Secundum magnam misericordiam tuam, sicut erat in principio. Poi Matilda lo affida alle 4 donne che lo conducono davanti al grifone e lo aiutano a sostenere lo sguardo di Beatrice. Negli occhi di lei, simili a smeraldi, Dante vede riflesso il grifone e resta colmo di meraviglia e desiderio. Infine, le 3 donne danzanti invitano Beatrice a svelarsi completamente. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. Dante contempla a lungo il volto di Beatrice, tanto da dimenticare ciò che lo circonda. Le 3 donne lo costringono a distogliere lo sguardo e per un istante la sua vista resta abbagliata. Quando riacquista la vista, vede che la processione mistica ha mutato direzione e lui, Matilda e Stazio incominciano a seguire il carro attraverso la foresta dell'Eden, accompagnati da una musica celestiale. La processione arriva presso un grande albero spoglio e privo di ogni foglia. È l'albero della conoscenza del bene e del male, da cui Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito. Beatrice scende dal carro e il grifone, avvicinatosi all'albero, lega il carro, simbolo della chiesa, al tronco.
L'albero rifiorisce miracolosamente, simboleggiando la purezza della Chiesa delle origini. Dante, vinto dalla dolcezza del momento, si addormenta. Surgi, che fai? Ov'è Beatrice? Vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice. Vedi la compagnia che la circonda. Gli altri dopo il grifon sen vanno s'uso con più dolce canzone e più profonda. Beatrice gli annuncia il suo prossimo destino celeste e lo invita a osservare attentamente ciò che sta per accadere al carro, affinché possa raccontarlo agli uomini sulla terra. Dante assiste allora a una visione terribile e simbolica. Un'aquila, simbolo dell'impero romano, scende dall'alto e danneggia prima l'albero e poi il carro. Alludendo prima alle persecuzioni contro i cristiani e poi all'ingerenza politica nella Chiesa. Una volpe affamata, simbolo delle eresie, tenta di assalire il carro, ma viene scacciata da Beatrice. L'aquila torna e lascia le sue penne sul carro, mentre una voce celeste ne denuncia la corruzione. O navicella mia, con mal se carica. Dalla terra emerge poi un drago, simbolo della corruzione e dell'avidità, che lacera il fondo del veicolo. Il drago si allontana strisciando e il carro si ricopre delle penne lasciate dall'aquila. Così ricoperto, un mostro dalle 7 teste esce dal carro, a simboleggiare la degenerazione delle virtù. Su di esso appare una prostituta sfacciata, simbolo della Chiesa corrotta e infedele, affiancata da un gigante, figura del potere politico violento che la domina. Dopo uno sguardo provocante rivolto a Dante, la donna viene brutalmente frustata dal gigante. Poi, pieno di sospetto e di crudeltà, stacca il carro dall'albero e lo trascina via nella foresta, sottraendolo alla vista del poeta. La visione si chiude così, lasciando Dante testimone attonito della drammatica corruzione della Chiesa e del destino travagliato della storia umana. Le 7 donne intonano Deus venerunt gentes, piangendo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Modicum et non videbitis me, et iterum, sorelle mie dilette, modicum et vos videbitis me. Vien piuttosto, tanto che s'io parlo teco, ad ascoltarmi tu sie ben disposto. Madonna, mia bisogna voi conoscete, e ciò che ad essa è buono. Da tema e da vergogna,
voglio che tu omai ti disviluppe, sì che non parli più come om che sogna. Sappi che il vaso che il serpente ruppe fu e non è, ma chi n'ha colpa creda che vendetta di Dio non teme, suppe. Ella profetizza l'arrivo di un inviato di Dio, il misterioso 510,5, destinato a distruggere la prostituta e il gigante, simboli della corruzione spirituale e del potere violento. Poi ordina a Dante di custodire memoria delle sue parole e di riferirle ai vivi, ricordando il doppio oltraggio subito dall'albero sacro, segno inviolabile della volontà divina. Spiega che l'ignoranza di Dante nasce dall'allontanamento dalla vera via di Dio, colpa ormai dimenticata dopo aver bevuto le acque dell'Ete. Giunti a una radura di luce, Dante scorge due fiumi che nascono da un'unica fonte, il Lete e l'Eunoè. Su indicazione di Beatrice, Matelda conduce Dante all'Eunoè, le cui acque ridonano forza alla virtù. Bevuta l'acqua dolcissima dell'Eunoè, Dante si sente completamente rinnovato, puro nello spirito, finalmente pronto a salire verso il cielo.